sei troppo carino, sei pucciosissimo, sei d'accordo. Ciao a tutti, bentornati su In Viaggio col Tubo. Siamo a Fremantle, precisamente al porto, non quello principale ovviamente, ma al Beachhead. Vi mettiamo la solita mappa per aiutarvi e stiamo andando su Rottnest Island. In viaggio con il tubo. Sì. Beccati. Grande. Ok, un attimo, in diretta abbiamo un fan. Ti chiami Enea, piacere. Da Milano. Ok. Ciao. Grande. Beccati. Scusate l'interruzione. No, non c'è problema. Ok, ci siamo sentiti importanti per qualche secondo. Possiamo continuare. Ok. Dove eravamo rimasti? Ci sono altri punti dove prendere la barca, ma tipo da Perth, ma dura un'ora il viaggio, da Fremantle dura solo 25 minuti e solo a Fremantle ci sono due posti dove prenderla, ma Sì. questo qua è migliore perché il parcheggio è tutto il giorno gratis, invece dall'altra parte dovete pagare $12. Esatto. Non E mi in più, ricordo dall'altra parte come si chiama. North Fremantle sarà. Ad ogni modo, da qui è l'unico che parte alle 7:15 del mattino e vale veramente la pena partire subito e farsi tutta la giornata, perché è meglio fare una giornata intera a Rottnest invece che stare lì la notte, perché ovviamente vi costerà un botto dormire. Dunque, eccoci qui, abbiamo prenotato la bicicletta. Martina è un po' triste perché il suo caschetto è da bambini, ma vabbè, c'ha la testina piccolina, cosa dobbiamo fare? Abbiamo prenotato il tandem, eccolo qui, il nostro bolide. Ecco, se volete questo dovete arrivare per primi perché ce ne sono due. 4 4? ce ne sono. Quindi due non li ho visti. Perché sono nascosti. Ok. Comunque, allora, in totale vi diciamo perché abbiamo preso la bicicletta, perché su Rottnest Island non ci sono automobili, solo biciclette e i bus che potete prendere hop on hop off. Ma preferiamo la bicicletta, Sì. che vi potete fermare dove volete. Dove si vuole, eccetera, eccetera. Praticamente abbiamo pagato, abbiamo detto $79 il traghetto e la bicicletta 49, invece che per due biciclette normali 58. Ah, 58. Quindi abbiamo risparmiato un po' di soldi in questa bella giornata, molto bene, siamo molto contenti. Sì, al posto di spendere $200 come avevamo pensato all'inizio, Esatto, ne stiamo spendendo solo 120. 120 e qualcosa. Bene, quindi siamo pronti per partire. Noi adesso faremo il giro antiorario dell'isola. E c'è qualcos'altro da dire? Che è un caschetto da bambini. Si parte. Allora, abbiamo appena finito il primo bagnetto, il primo panino e ci stiamo appunto chiedendo quando vedremo mai degli animali e ce ne sono già due qui. Abbiamo fatto super combo, guardate, c'è questa, la lucertolona, quella che apre la lingua. Che apre la lingua. Che apre la lingua soprattutto. Questa è bella blu la lingua, guarda. Sì, è abbastanza blu. Ma cosa più bella è il quokka. Hello quokka. È la cosa più bella del mondo. Avviciniamoci se riusciamo, proviamo. Non c'è bisogno che noi ci avviciniamo, si sta avvicinando lui, guardate. Allora, questo perché non bisognerebbe dargli cibo, ma la gente gliele dà perché sono very very cute. Look, I'll do this and Non ha niente Martina, però lui è già incuriosito. yeah. Non è stupido come il mio cane. No. Ha capito che non ho niente in mano. You're very cute. Come here. Hello. Allora, vi diciamo qualche regola sui quokka dell'isola di Rottnest. Non potete toccarli, soltanto se loro si avvicinano allora va bene. Loro possono toccare voi, ma voi non potete toccare loro. Esatto, non potete dargli assolutamente cibo di sorta, perché loro devono restare selvatici. Sono estinti in praticamente tutta l'Australia tranne che qui. Sì, si possono Quindi, vedere solo qui.
E quindi seguite queste regole così riusciamo a mantenerli vivi. Sei la cosa più bella del mondo. Sì che lo sei. Sì. C'ho un fratellino lì sotto. E questi animali hanno anche dato il nome all'isola. Infatti l'isola si chiama Rottnest Island perché i primi europei che sono sbarcati sull'isola hanno visto centinaia di questi animali che sembrano abbastanza toponi e quindi hanno chiamato l'isola nido di ratto. In realtà sono marsupiali come i canguri. Eccoci qui, siamo arrivati al punto più ad ovest dell'isola, c'è un po' di vento, non so se ci sentite, ma questo punto è veramente fantastico, incredibilmente più degli altri. Primo per quello che c'è dietro di noi, cioè guardate che bella che è quella specie di cala, bellissima, bellissima. E guardate com'è calma l'acqua, e adesso ci giriamo così e guardate le onde dietro di noi. Quello è l'ovest e quello lì è il mare aperto. In teoria da qui si può fare anche whale watching quando è stagione. Adesso che dovrebbe essere più o meno la fine della stagione. Più o meno la fine, quindi non abbiamo visto balene. Anche se c'è gente che continua a indicare il mare, dice oh balena, balena, in realtà credo siano onde. Sì. Comunque, vabbè, se venite qua durante la stagione è possibile vederle. È bellissimo qua che ci sono le onde che si infrangono sugli scogli a largo e quindi poi sulla spiaggia è calmissima. È una meraviglia. Non si può scendere in spiaggia, non si può togliere i piedi da questa passerella in realtà. No. Perché si può cadere e soprattutto ci sono serpenti velenosi. Esatto, quindi restate sulla passerella, le spiagge più belle sono più indietro, le avete viste. E adesso noi torneremo alla città ma passando da sud, quindi continuiamo il nostro giro antiorario e proseguiamo. Abbiamo finito l'acqua se vi interessa, non c'è più acqua, moriremo di sete. Ok. Ne abbiamo trovati altri sulla strada, ci siamo resi conto che prima ve l'avevamo fatti vedere all'ombra, invece vogliamo farli vedere al sole perché comunque hanno il pelo sul rossiccio andante. Ecco, adesso vi diciamo come farli venire così vicino. Non c'è bisogno di dargli da mangiare. Loro stavano lì sotto, voi venite qui col vostro zaino, avete un sacchetto di plastica dentro, fate così e loro corrono da voi. Madonna, come mi sto bruciando il sedere. Perché pensano che abbiamo del cibo da dargli, invece no, non ci si può dar nulla. Vero piccolini? Sì, non è cibo, è la GoPro che mi hai sporcato tra l'altro. Sono troppo carini. Gerre de Quacca, parte 1. Far vedere quanti ce ne hai intorno. Vai. Facci vedere 1, 2 e il terzo in braccio. Io non posso toccarli, legalmente io non li sto toccando, sono loro che mi sono saliti addosso. Quindi governo australiano. Questo perché stai mangiando la mela. Sì. Sei troppo carino, sei pucciosissimo. Mi sta strappando la collana. No, la collana in mia grazia. Ha capito dov'è la mela, ha capito? Non sono molto intelligenti, dobbiamo dire questa cosa, sono un po' lenti. Aspetta, vieni a fare una selfie, no? Selfie. Oddio. I'm beautiful. Yeah, I'm beautiful. Eccoci qua, abbiamo finito il giro di Rottnest Island e che dire in conclusione? Che è bellissimo, i quacca sono coccosissimi. Sono coccosissimi. Sì, veramente una bella esperienza, ci sarebbe piaciuto fare tantissimo snorkeling, però ora fa troppo freddo per farlo, l'acqua è ghiacciata
però vabbè. Comunque non è che ci sono i coralli, però sembra, l'acqua davvero sembra bellissima e sembra che meriti lo snorkeling. Lo snorkeling, sì. E se voi avete la possibilità, magari verso dicembre, gennaio, che è estate, venite e fate anche snorkeling. Comunque dove noleggiano le bici noleggiano anche l'attrezzatura da snorkeling, quindi non c'è problema. Ora, noi adesso riprenderemo il traghetto, mezz'oretta siamo di nuovo a Perth, ma non ci fermiamo perché ripartiamo subito verso sud, il viaggio continua. Sì, non vi abbiamo fatto vedere praticamente nulla di Perth e Fremantle perché Così. così, in realtà non c'era nulla che ci ispirasse particolarmente. Esatto. E come sempre nelle città ci fermiamo solo se bisogna lavorare, altrimenti diamo un'occhiata e si riparte. Va bene, quindi grazie per aver guardato questo video. Se i Quokka vi sono sembrati teneri abbastanza da lasciare un mi piace, andate avanti e cliccate il bottone e lasciateci un commento qual è la zona che vi è piaciuta di più, che vi abbiamo fatto vedere. Ci vediamo quindi al prossimo video dall'Australia. Ciao! Ciao!